Salve a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un personaggio di un anime relativamente recente, come per lo scorso episodio. Oggi vi porto Alia di Alia Sometimes Hides Her Feeling in Russian. Ora non so chi di voi l'ha visto questo anime, ma se devo essere sincero non è malissimo. Ho visto purtroppo io non l'ho visto tutto, ho visto varie clip su YouTube, però vi devo dire che non è assolutamente niente male, è molto bello. È un anime romantico, slice of life, sicuramente più interessante, forse anche più divertente rispetto agli altri, perché purtroppo gli anime romantici cadono sempre nella stessa categoria, usano sempre la stessa idea, la stessa forma per narrare la storia, quindi era bello che per una volta ci fosse qualcosa di diverso. Ma vabbè, questa è la mia opinione, se poi voi avete altre opinioni sull'anime fatemi sapere la vostra nei commenti. Detto questo vi spiego subito come ho realizzato il disegno. Ebbene, io la prima cosa che faccio è lo sketch. Lo sketch è molto importante. Se tendete a fare uno sketch senza prestarci troppo attenzione, è molto probabile che alla fine del disegno vi uscirà qualcosa di brutto o comunque non accettabile, perché lo sketch è molto importante, tant'è vero che è una cosa che si fa all'inizio e ti serve principalmente per capire cosa tenere, cosa cancellare, cosa sostituire, cosa modificare, ed è una fase che si fa prima di andare effettivamente serio nel disegno, perché altrimenti sei costretto a metà del disegno a modificare e cancellare. Ora questo è un problema che ho anche io, purtroppo ogni tanto me lo scordo questo fatto che devo fare uno sketch fatto bene. Però ci tengo a dirvi di non sbagliare come sbaglio io, perché io alle volte sbaglio, mi dimentico di sto fatto che lo sketch è importante, quindi mi raccomando, lo sketch fatelo che è importante. La prima cosa che facciamo è disegnare un cerchio, possibilmente non una patata. Utilizziamo una tecnica che Caterina Rocchi, direttrice del Lucca Manga School, per intenderci, la chiama come la tecnica del mirino. Cioè dividiamo questo cerchio in 4 parti uguali. Però potete vedere dal disegno che a me non è solamente tagliato in 4 parti, è tagliato in più parti. Questo perché oltre alla tecnica del mirino uso un'ulteriore tecnica che è il metodo di Loomis. Il metodo di Loomis ti permette di disegnare delle facce molto più realistiche, molto più proporzionate e dettagliate. Ora, come si fa? Praticamente si prende questo cerchio che abbiamo tagliato in 4 parti uguali e ne tagliamo i lati esterni, perché la nostra testa non è totalmente tonda, è un po' sminuzzata, è un po' piatta ai lati, e quindi ne tagliamo un pochino l'estremità, non troppo, e preferibilmente sarebbe bene se la tagliamo in parti diciamo uguali, perché altrimenti da una parte è poco, dall'altra parte è tanta la fetta che abbiamo tagliato e quindi viene brutto, proprio automaticamente viene brutto. Quindi cerchiamo di fare tutto uguale. Tenendo conto le linee del mirino, uniamo le linee, quelle là che abbiamo ottenuto dal tagliare col metodo di Lewis. Lo ritagliamo e quello che otteniamo è già una faccia molto più dettagliata. Fatto ciò, dobbiamo ulteriormente tagliare la parte dove vogliamo mettere gli occhi. Io solitamente faccio a metà, preferisco farlo a metà, e dalla base degli occhi tiriamo un'altra linea dove noi dividiamo fino al mento, lo dividiamo per 3 volte, lo dividiamo in 3 parti uguali. Come ci si arriva al mento? Fondamentalmente è un po' difficile da spiegare, però quelle nuove parti tagliate che abbiamo ottenuto con il metodo di Lewis, che formano diciamo 2 metà uguali sulla faccia, ecco, bisogna prendere queste parti e applicarne una terza. Quindi praticamente il mento è grande più o meno quanto metà della faccia quando avete applicato il metodo di Lewis. Fondamentalmente è così. Nel caso non mi sono fatto spiegare meglio prima,
qua potete vedere che io ho ritagliato a metà una parte ottenuta con il metodo di Lewis a metà, e da là ci ho fatto la linea degli occhi. La linea degli occhi poi non deve essere totalmente alla fine di questa va, deve essere comunque non più o meno al centro ma agli estremi, ma non troppo, perché ci deve stare un po' di spazio, e tra questi due occhi dobbiamo essere in grado di mettercene un terzo per la spaziatura tra gli occhi, perché non siamo ciclopi, abbiamo due occhi che sono più o meno a distanza uguale. Per il collo potete fare come ho fatto io, cioè far partire due linee dalla fine degli occhi, dove dovrebbero più o meno essere gli occhi, unirli in un punto solo e tu sai che là finisce il collo. Ora io questa però non ve lo consiglio, perché questa è una tecnica che uso io e probabilmente non è neanche totalmente corretta. Invece vi dico di fare più o meno la stessa cosa, però invece di prendere la fine degli occhi iniziate dal centro, quindi praticamente dal centro degli occhi tirate una linea totalmente dritta e da là tutto sommato avrete la base del collo. Ora le spalle non sono molto difficili, tant'è vero che quello che dobbiamo fare è semplicemente disegnare uno sketch del torso, e poi che è fondamentalmente la cassa toracica. Vi sarà molto più facile guardare la cassa toracica e poi cercare di schizzare uno sketch di come più o meno è la cassa toracica. Non dovete disegnare osso per osso, dovete semplicemente disegnare la forma. Nonostante ciò, poi ai lati della cassa toracica che avete disegnato ci mettiamo altri due cerchi dove staranno le spalle e uniamo tutto questo con delle linee. Quindi il collo lo uniamo con delle linee. Non fate la linea delle spalle dalle spalle al collo troppo rigida, fatela che è un po' liscia e che non deve essere totalmente piatta, deve essere più o meno obliqua, perché noi non ce l'abbiamo totalmente obliqua le spalle. Poi certo dipende dal vestito, perché magari il vestito te lo può far sembrare che sembra piatto, però fondamentalmente non lo è piatto, non lo è tipo mai. Per il petto, perché in questo caso è una femmina, io decido di fare due cerchi, perché quello poi dipende quanto ce li ha grandi fondamentalmente, però quello che faccio io è disegnare due cerchi della dimensione che mi sta bene, che rappresenti il personaggio, e poi li unisco al punto in cui il collo si è unito, quindi quelle due linee che ho tirato dagli occhi, e dove si uniscono anche le spalle, è là. Quindi praticamente in quel punto là forma una sorta di cuore sottosopra, e da là è così che io disegno il petto. Le braccia e le gambe sono fondamentalmente dei tubi. All'inizio dello sketch non è importante vedere come funziona il muscolo oppure no, dobbiamo semplicemente disegnare dei tubi in questo caso. Quel che faccio per la vita è quello di disegnare un trapezio, ok? Un trapezio abbastanza largo. Questo è perché è ragazza e magari vi dà anche una mano a disegnare la gonna, magari vi dà una mano, e anche perché poi è più semplice poi applicarci quest'altra cosa che faccio io. Per vedere dove effettivamente iniziano le gambe, io immagino di dover disegnare il costume da bagno di questa ragazza, e così è più facile effettivamente capire dove inizia, dove finisce, da dove parte, dove sta. Ecco, è molto più semplice. Come vi ho detto, per le braccia disegnate dei tubi e a metà di essi dovete disegnare dei cerchi, perché dovete più o meno capire dove sta effettivamente, dov'è che si piega questo braccio. Mi raccomando, il braccio, ok, il tubo, quello del braccio, dovrebbe più o meno piegarsi dove finisce più o meno il torso. Quindi anche nel mio caso l'ho fatto corretto, perché finisce per l'appunto dove più o meno finisce il torso, un pochino più avanti magari, però più o meno finisce là. Tutto quello che vedete in questa parte sono semplicemente aggiustamenti, e potete vedere che poi la vita l'ho decisa di cambiare un pochino, perché ci ho messo un ulteriore cilindro, perché mi sembrava che era troppo stretto effettivamente
la differenza tra vita e torace, quindi ci ho messo un piccolo cilindro per migliorare un po' la situazione, che non è di per sé sbagliato, dipende un po' dal personaggio, però solitamente si mette un po' di cilindro in mezzo a torace e vita. Per il resto poi, come vi ho detto, sono tutti accorgimenti che ho fatto. Ebbene, questo è lo sketch finale. Quello che adesso andremo a fare è semplicemente guardare la reference e dalla reference ripassiamo tutto quello che dobbiamo ripassare, con una matita ovviamente più forte, perché dobbiamo vedere effettivamente. Ovviamente fate questo dopo aver controllato se effettivamente torna. In questo caso è sempre buono utilizzare la reference, non fate Leonardo da Vinci, nemmeno io sono Leonardo da Vinci, nessuno qua sulla terra è Leonardo da Vinci, quindi semplicemente fate le cose come devono essere fatte e guardate la reference. Per le orecchie dovete disegnare delle sorte di C piegate, adesso vedete dal video quindi si capirà meglio, e devono partire più o meno dalla metà degli occhi e devono finire dove finirà il naso. Per capire dove finisce il naso, ve l'ho detto prima, bisogna dividere la parte dalla linea degli occhi, da dove finiscono gli occhi in basso, fino al mento, e lo dividiamo in 3 parti. La prima parte è il naso, la seconda parte è la bocca e la terza parte è il mento, tutti di uguale distanza tra di loro. Come potete vedere, per i capelli ho fatto un ulteriore cerchio attorno a dove sarebbe la testa. Voi dovete immaginare i capelli come se fossero una parrucca, quindi potete esagerare e farli più grandi di quello che è la testa, perché è una sorta per l'appunto di parrucca. Per le frange, al di là di sapere come funzionano effettivamente i capelli, cosa di cui neanche io sono tanto esperto, al di là di tenere la reference davanti, potete creare dei capelli anche semplicemente facendoli partire tutti da un punto solo. Ok? Immaginate che tutte le frange partino da un punto solo e voi le fate partire tutte da là. Quindi tutte le linee partiranno da là, arriveranno alla faccia come volete voi, basta che partono da là. L'importante è quello. In più vi posso anche dire che per i capelli, se li riuscite a fare quanto più fluenti possibile, quanto non fluidi, però dovete dargli del volume. Dobbiamo effettivamente capire che questi sono capelli, non sono cose strane che tiene in faccia, ecco, che gli partono dalla testa. Un'altra cosa è se volete fare peli o non so, capelli che sono fuori dalla frangia, non so, magari perché è spettinata, quello è un altro discorso, ma anche per quelli vi dirò di metterci un pochino di volume, giusto per farci capire che effettivamente sono capelli. I vestiti prendono più o meno la stessa regola dei capelli, quindi come per il fatto che i capelli li potete disegnare come una parrucca, anche i vestiti li dovete disegnare che sono un pochino, non troppo esagerato come per i capelli, per quel poco che basta. Quello ovviamente poi quello dipende da che tessuto è, se è molto se si attacca alla pelle, se invece è molto largo, dipende dal materiale, dipende che cos'è, dipende per l'occasione, dipende da un sacco di cose per i vestiti. Tuttavia in questo caso stiamo disegnando un qualcosa che non è molto attillato, non è qualcosa, è giusto è quel vestito che tu riesci a capire diciamo più o meno le forme del corpo, però senza essere troppo attillato. Non è un abito da sera, è una camicia per andare a scuola fondamentalmente, quindi non deve essere troppo attillato di per sé. Le mani sono sempre complicate, sempre odiate, e infatti questo è un sentimento che condivido anche io. Tuttavia, ragazzi, ci sono delle reference che vi possono aiutare, che sono queste qua. Potete immaginarle come delle scatole, proprio delle piccole parti di scatole, una scatola quadrata, poi una scatola un po' più triangolare, le dita come tutte
tubi o scatolette, possiamo dire. Ecco, voi le potete, se volete, disegnarle così, è più facile e si capiscono che sono effettivamente mani. Ci tengo a dirvi che se non riuscite a fare le mani è completamente normale, perfino i professionisti hanno difficoltà, e questo perché la mano ha un'anatomia tutta strana, brutta, ti devi mettere a studiare, è proprio difficile, è difficile la mano. Tuttavia possiamo semplificarci il lavoro, noi non siamo i creatori di Berserk, non siamo qualche cosa di professionista all'avanguardia, ci piacerebbe diventarlo e magari se Dio vuole magari lo diventiamo pure, tuttavia sta a lui, noi possiamo solo andare avanti. Ciò non significa comunque che non ci dobbiamo allenare, non dobbiamo esercitarci, quando ci eserciteremo abbastanza allora ci farà aumentare al livello successivo. Ora, come avete potuto vedere, purtroppo io non sono riuscito a mostrarvi passo per passo l'inchiostrazione, tuttavia posso dirvi due cose. Per l'inchiostrazione vi consiglio le parti fuori degli oggetti, quindi esterne. È molto meglio se voi le calcate con una penna pennarello più grossa. Per esempio io uso la 0,5 per l'esterno e uso delle linee più fini per l'interno, quindi preferisco la 0,3 e la 0,2. La 0,1 la uso più per dettagli proprio più precisi, dettagliati, però va bene comunque, ragazzi, va benissimo. Quindi la 0,4 fondamentalmente non la uso, no, non è vero, la uso, però è più per le ombre, è più per coprire grandi macchie di nero, di scuro fondamentalmente. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, fatemi sapere quale altro video vorreste che io porti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!